Benvenuti a Bari, una città di mare, crocevia di culture e tradizioni. Ci troviamo nel cuore della Puglia, affacciati sul versante adriatico. Passeggiando tra le sue strade più caratteristiche, scopriremo luoghi, storie e abitudini che la rendono unica nel suo genere. Siete pronti? Il nostro giro inizia lungo il corso pedonale, una delle arterie principali del centro. Varcata la soglia di Bari Vecchia, i vicoli si fanno più stretti e i piccoli dettagli raccontano la spiritualità che anima il quartiere. Ci fermiamo subito a gustare un dolce tipico, la tetta della monaca. È un soffice pan di Spagna farcito con crema chantilly. Il nome, curioso, deriva proprio dalla sua particolare forma, appunto una tetta. Man mano che ci addentriamo nelle vie della città, raggiungiamo la cattedrale di San Sabino, un esempio significativo dell'arte romanica pugliese che custodisce secoli di storia. Famosa per lo street food, Bari ci conquista con una delle sue specialità più gustose, gli scagliozzi, fette di polenta fritta dal gusto deciso e dalla consistenza avvolgente. Un piatto semplice, simbolo della cucina popolare pugliese, che si trova nelle friggitorie storiche della città. Davvero buoni, da provare almeno una volta per assaporare il vero sapore di Bari. Nei vicoli di Bari la vita si svolge con calma, tra chi passeggia e chi si ferma a scambiare due parole. L'atmosfera è quella di una città che vive nel quotidiano, con gesti semplici e familiari. E per sentirci davvero parte della città, facciamo come i local, che tra una chiacchiera e l'altra si concedono una birra fresca. Un'abitudine semplice che racconta un modo di vivere rilassato e genuino. Poi proseguiamo il cammino tra i vicoli che lentamente ci conducono verso uno dei luoghi più simbolici della città, la Basilica di San Nicola. È uno dei luoghi più rappresentativi di Bari, costruita tra l'XI e il XII secolo. Nel piazzale, la statua di San Nicola accoglie pellegrini e visitatori da ogni angolo del mondo. All'interno, la navata si apre sotto un soffitto finemente decorato, testimone di secoli di arte e fede. Scendiamo poi nella cripta, dove sono custodite le reliquie del santo, cuore spirituale della città e luogo di profonda devozione. Usciti dalla basilica, ci fermiamo al panificio Fiore, uno dei forni storici della città. Qui ogni mattina si forma la fila per un pezzo di ruota caldo, così i baresi chiamano la loro focaccia, rotonda e profumata. Entriamo nell'antico laboratorio, un luogo la cui storia inizia più di 100 anni fa, precisamente nel 1912, quando venne installato il forno a legna. Assistiamo alla preparazione. I panetti lievitati riposano, pronti per essere trasformati. Si versa l'olio, si stende l'impasto con cura e si aggiungono i pomodori, le olive, l'origano e una generosa spolverata di sale. Un gesto dopo l'altro prende forma un classico della tradizione. Ed eccola, appena sfornata, pronta per essere gustata. Percorrendo il lungomare arriviamo al Teatro Margherita, elegante struttura affacciata sull'Adriatico, simbolo della Bari di inizio Novecento. Poco più avanti, al Molo di Sant'Antonio, si respira l'autenticità barese. Qui la mattina i pescatori vendono il pesce appena arrivato e quelli del posto fanno colazione con ricci, cozze e polpo crudo. Noi ci fermiamo al chiosco per una birra ghiacciata da €1, seduti davanti al mare immersi in un'atmosfera semplice e vera. Costeggiando il Castello Svivo, imponente fortezza che racconta secoli di storia, ci addentriamo di nuovo tra i vicoli della città vecchia. Ed è proprio qui, in una piccola via conosciuta come la Strada delle Orecchiette, che la tradizione prende forma ogni giorno. Le donne impastano con gesti rapidi e sapienti, dando vita alle tipiche orecchiette pugliesi,
piccole conchiglie di semola che racchiudono tutto il sapore della cucina di casa. Un patrimonio vivo, tramandato di generazione in generazione, sotto gli occhi curiosi di chi passa. Passeggiando tra i vicoli di Bari Vecchia, il nostro appetito aumenta. Il profumo del cibo e le voci della gente ci accompagnano fino a Mastro Ciccio, una tappa immancabile per chi vuole concludere il viaggio nel gusto barese. Mastro Ciccio è un locale celebre per rivisitare con gusto e creatività la tradizione barese. Tra le specialità più amate troviamo il panino con il polpo, primi piatti gustosi come le orecchiette e naturalmente il panzerotto, dorato, fragrante, con un ripieno filante di mozzarella e pomodoro. Un morso e si capisce subito perché è così amato da generazioni. Salutiamo la città alla Gelateria Gentile, storico punto di riferimento per i baresi. Qui assaggiamo una bombetta imbevuta ai fiori d'arancio, con ripieno di ricotta, crumble di biscotto e arancia semicandita, insieme a un gelato artigianale preparato con ingredienti genuini. Cari amici, il mio viaggio termina qui, accompagnato dalle note di questo artista di strada. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete le vostre impressioni. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdere le prossime avventure. Ciao!